14 maggio di quest'anno è stato arrestato il parroco della chiesa di Santo Spirito di Sestri Ponente, Don Riccardo Seppia, che è un uomo di 50 anni ed è stato arrestato con un'accusa molto pesante di violenza sessuale ai danni di un ragazzino genovese di 16 anni. Diciamo che l'inchiesta non parte da un caso di pedofilia, quanto piuttosto nell'indagare nell'ambito di un traffico di cocaina vengono fuori delle intercettazioni a carico di questo sacerdote, che tra l'altro risulta essere un cocainomane, almeno stando appunto alle intercettazioni, e viene fuori un nuovo filone di indagine che gli inquirenti seguono e si scopre un sacerdote dalla decisa doppia vita, direi, perché intanto questo sacerdote risulta essere, questo è stato riportato anche dal Corriere, risulta essere un cocainomane, diciamo, a uno stadio molto alto. La della Casa, per esempio, riporta che spende circa 300 euro al giorno Don Seppia per la cocaina, che non serve solo per lui ma serve anche come merce di scambio per i ragazzini, tant'è che alcuni degli SMS che sono stati intercettati dagli inquirenti riportavano appunto delle frasi in codice, ma neanche troppo, cioè facilmente comprensibili, che erano: vieni, c'è la neve, ho bisogno di compagnia e cose di questo genere. Molto più drammatica è invece lo scambio di telefonate e di messaggi con il pusher di Don Riccardo, che viene chiamato Frankie. Il 22 ottobre Don Riccardo chiede, nel corso di una conversazione telefonica con questo Frankie, chiede se Frankie può appunto procurargli un bambino. Le trattative vanno un po' avanti, generalmente Frankie cerca di propinargli ragazzini, diciamo, un po' più grandicelli, intorno ai 18 anni, poi intorno ai 15, e finché il 13 dicembre gli propone un bambino di 10 anni. Quelle che sono le richieste di Don Riccardo sono molto chiare: vuole una persona che diciamo provenga da un ambiente disagiato, di conseguenza più facile da convincere con qualche regalino e sicuramente meno credibile qualora dovesse venire fuori qualcosa, e possibilmente giovane. E l'ultima delle richieste, quando salta, diciamo, l'appuntamento con Frankie per questo bambino di 10 anni, è quello di vuole che questo suo pusher gli procuri un bambino figlio di una madre tossicodipendente disposta a vendere suo figlio per la coca. Quindi siamo veramente a livelli oltre quelle che sono le cose normali, diciamo, se normalità si può parlare in questi casi, perché altri sacerdoti, altre intercettazioni anche di sacerdoti diciamo pedofili sono disponibili, ma difficilmente con queste combinazioni tra addirittura doppia personalità nei confronti diciamo anche del proprio ministero. Allora, attualmente, diciamo negli ultimi 10 anni, alla cronaca sono venuti fuori circa 180 casi riportati dai quotidiani nazionali. Di questi 180 casi, diciamo, sono una punta dell'iceberg, sono veramente pochissimi rispetto a quello che è poi il sommerso in questi casi, anche perché si ha paura di denunciare sostanzialmente intanto diciamo per vergogna, per paura di qualche possibile ritorsione, per una forma di
pudore per l'autostima distrutta che lasciano i casi di abusi sessuali nelle vittime e soprattutto anche, e questo negli ultimi tempi purtroppo tende ad aggravare il fenomeno del non denunciato, è il fatto che si ha la certezza della non punibilità della persona che ha commesso l'abuso, intanto perché il più delle volte tra indagini e quant'altro e poi 3 gradi di giudizio e le lungaggini giudiziarie e tutto il resto c'è la prescrizione che interviene entro i 10 anni e non si ferma neanche quando si comincia il processo nei confronti dell'imputato, come accade in tutti i paesi civili. In Italia continua a correre la prescrizione, quindi magari si arriva anche al 3° grado di giudizio, ed è capitato, si arriva anche al 3° grado di giudizio, ma poi l'abusatore se ne va libero e bello, senza nessun carico, perché nel frattempo è intervenuta la prescrizione. Ma i casi sono decisamente tantissimi, molti più di quanti la Chiesa non dica, molti di più. In passato quanto oggi la Chiesa sostanzialmente, mentre in passato adoperava la politica dello struzzo, faceva finta di non sapere, per esempio, nonostante il fatto che Wojtyla tanto abbia fatto bene al punto da essere beatificato, nei confronti dell'argomento pedofilia all'interno della Chiesa è stato pervicacemente resistente. Basta vedere come si è comportato nei confronti del fondatore dei Legionari di Cristo, che era un pedofilo e un morfinomane. Lo ha additato pubblicamente come esempio per i giovani, nonostante il fatto che le prime denunce risalissero al 52, quindi stiamo parlando di un dossier. Dopo la morte poi del fondatore sono venute fuori altre cose, violenze anche a bambine, figli illegittimi, una sequenza di orrori. La Chiesa, finché ha potuto, ha preferito chiudere gli occhi e fingere che il problema non esistesse. Quando è stato realmente troppo, prima ha cercato di difendersi spacciando le migliaia di casi per casi isolati, però era improponibile anche quella come difesa, e alla fine è venuto fuori un documento negli ultimi tempi che sembra possibile farlo risalire al 2003, quindi 2 anni dopo il De Delictis Gravioribus di Ratzinger, che avoca alla Congregazione per la dottrina della fede il potere in materia di abusi sessuali per quanto riguarda i sacerdoti, e questa direttiva sostanzialmente dice una cosa particolare, cioè dice: laddove la legge dello Stato prevede che i sacerdoti abusanti vengano denunciati, i vescovi li devono denunciare, che è un po' come dire se la legge prevede che il sacerdote che commette un omicidio venga denunciato e arrestato, allora bisogna che i vescovi lo lasciino arrestare. In pratica è grosso modo così, come se fino a quel momento i sacerdoti fossero stati una categoria a parte rispetto a tutti gli altri cittadini e sottoposti a leggi particolari. Questa è la sostanza. Basta vedere che oggi il cardinale Bagnasco si dice molto addolorato, molto vicino alle vittime di Don Seppia, è stato anche sospeso, quindi non potrà celebrare messa né amministrare i sacramenti, e ci mancherebbe altro, ma nei confronti della vittima non c'è, delle vittime, non c'è nessun passo sostanziale, al di là di quello formale poi della Chiesa e anche di Bagnasco. Non c'è realmente nessuna vicinanza, nessun atto di vicinanza, né tantomeno un possibile risarcimento, perché poi fondamentalmente è quello che la Chiesa non vuole, che le vittime chiedano dei risarcimenti, perché